amici e amiche del segno del cancro, io sono Angela e questo è Exoteric World, ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 4 al 18 gennaio, dove troveremo la luna nuova in Capricorno. Vi ricordo che questa è una stessa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso possiamo partire con la lettura, andiamo ad accendere la luna e vediamo cosa vogliono dirvi. Ovviamente prima degli oracoli a livello astrologico dobbiamo aspettarci un buon momento per capire che cosa vogliamo e che cosa desideriamo e appunto grazie a questo troveremo energia e possibilità intorno a noi che ci incoraggiano a muoverci, ad essere attivi, ad essere coraggiosi, perseveranti, ad impegnarci maggiormente e quindi ovviamente riuscire ad ottenere molti risultati positivi e quindi prenderci cura dei dettagli, magari anche imparare qualcosa di nuovo. Di contro dobbiamo fare attenzione perché alcune energie possono essere un po' pesanti dal punto di vista delle aspettative elevate, di essere troppo duri ed esigenti con se stessi, inflessibilità, stress, difficoltà soprattutto per le persone molto socievoli che possono sentire particolarmente l'esigenza del silenzio, della chiusura, della massima concentrazione. Per carità, nulla di male in questo, però l'eccesso in tutte le cose sappiamo che non è una cosa positiva. Quindi abbiamo visto i pro e i contro dal punto di vista astrologico, adesso partiamo proprio con la lettura e il vostro primo oracolo, che ci dà una specie di fotografia del momento presente. Noi andiamo ad analizzare adesso a partire proprio dal 4 gennaio in poi, quindi subito dopo la luna piena. Abbiamo colpo di luna interessante perché questa carta ci parla di connessione con l'universo e con la magia. Ma perché? Perché c'è un risvolto particolare che ci consiglia questa carta, e cioè di riuscire a sgomberare la nostra mente, scaricare la tensione, essere un po' più leggeri e quindi è proprio questo, grazie a questo che riusciremo a trovare maggior connessione con la nostra stessa magia, con il nostro stesso potere e anche capacità, forza, determinazione da poter mettere poi nelle varie cose. Come farlo? È molto semplice però nella vita di tutti i giorni trovare quel momento di svago può essere difficile, però effettivamente lo svago, il divertimento, fare qualcosa che ci piace, guardare con gli occhi di un bambino, stupirsi delle piccole cose, quelle più semplici, fare qualcosa di bello, proprio anche di creativo, fare ciò che ci rende e ci fa sentire euforici e spensierati. Quindi, tradotto, di concederci del tempo per noi stessi. Partiamo con questa indicazione, quindi forse iniziare proprio così vuol dire che nei primi giorni, quindi intorno al 4 gennaio, sarà importantissimo proprio perché ci aiuterà non solo a ricaricarci le nostre energie, però anche ad entrare proprio in connessione con l'universo. Ci vuole dare qualcosa, ci vuole dire, comunicare in qualche modo qualcosa che ci può essere utile, magari dei segnali intorno a noi? Credo che assolutamente sì, anzi poi troviamo questa carta, Arturo, che rappresenta il guardiano, il sostegno, non solo da parte dell'universo effettivamente, anche quello che noi abbiamo e ci creiamo in tutti i legami, maggiormente quelli più stretti, più cari a noi. E quindi ci invita in caso di necessità a rivolgerci alla nostra famiglia, ai nostri amici o di creare e mantenere legami solidi e sinceri dove non c'è stabilità, dove c'è incertezza, non sincerità, allora quindi qui vuol dire che c'è qualcosa che non va. Invece noi dobbiamo mantenere legami solidi
e sottolineo soprattutto sinceri, onesti, proteggere se stessi e le cose più care. Quindi qui troviamo un'altra bella informazione e troviamo la luna crescente. Forse questa è non solo è vero che non ha a che fare con questo periodo, però, ricordiamoci che è un oracolo, in fin dei conti è il significato della carta che ci interessa, e cioè di motivazione e cambiamento. Parla di un colpo di fortuna, parla di, una felice scoperta, una bella coincidenza, magari riuscire a fare un piccolo passo, soprattutto in quelle situazioni di incertezza, molto complesse, molto difficili. Quindi già fare un primo passo è qualcosa di abbastanza positivo. È ovvio che, ci consiglia anche di essere aperti, di essere curiosi, di fidarci di noi stessi, di agire con chiarezza, risolutezza e determinazione. E adesso andiamo a vedere i consigli dell'oracolo dello sciamano. Consigli e suggerimenti da questo oracolo. Vediamo qual è il vostro primo. Troviamo la danza degli spiriti, molto interessante perché parla di fare pratica, esperienza, di agire. Quindi bando alle ciance, anzi è proprio secondo me perfetta per questo periodo perché ci parla di azione che trasforma l'intenzione in realtà. Quindi prendere contatto con le nostre capacità, con la dedizione, con la disciplina, questa serve tantissimo per incanalare le nostre energie, l'intuizione, la gratitudine, anche per riconoscere il valore dell'impegno, della fatica, del sacrificio, quindi di donarsi senza aspettative, essere presente a se stessi, quindi essere nel momento, vivere nel presente, però ovviamente di farlo con concretezza, quindi qui parliamo proprio di azione. L'altro messaggio arriva da il mondo, di mezzo. Questa si riferisce a, una fase della nostra vita, può essere anche, in un certo ambito, e ve ne accorgerete assolutamente, dove si intrecciano scelte e prove e quindi, quando si vive un'esperienza abbastanza dinamica dove le azioni, anzi questo lo dobbiamo sapere assolutamente, cioè che le nostre azioni andranno ad influenzare il nostro futuro, ecco che dobbiamo fare ordine, dobbiamo appunto agire con sicurezza, con determinazione, con risolutezza. Una situazione, ecco, ci sarà magari anche una situazione che andrà a mettere in luce, le vostre risorse, però a volte anche le vulnerabilità. Può essere giusto perché, sono queste che devono essere in qualche modo, accompagnate, seguite, risolte e quindi, occhio che alcune cose è vero, possono essere positive e costruttive per noi, però ci possono essere anche delle situazioni, delle tentazioni, delle distrazioni che però al contrario ci allontanano dal nostro intento. Quindi fatica, impegno, sì, se non vogliamo questo allora potremmo perdere purtroppo delle occasioni importanti. Invece dobbiamo attendere con fiducia e continuare ad impegnarci. L'ultimo messaggio arriva da il cacciatore. Dobbiamo essere noi il cacciatore effettivamente, di fare il più possibile, come abbiamo detto sì, però proprio di impegnarci, ma, questa parla proprio di seguire le tracce, di prendere solo il necessario, di utilizzare le nostre capacità, di seguire l'intuito, di ascoltare se stessi, principalmente se stessi, un po' meno, gli altri e seguire la nostra bussola interiore che in pratica ci porterà verso la direzione giusta. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!